Bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche sui miei prossimi tutorial. Nel video di oggi vedremo come si realizza la borsa che avete visto nell'anteprima, tutta ricamata su rete canvas. E vediamo l'occorrente. Per realizzarla ci servirà un foglio di rete canvas che misura, la rete è da 0,3 mm, lo scacchetto interno. Il foglio che ho trovato io misura 51 cm per 33, che poi andremo a ritagliare della nostra misura. Poi utilizzerò solo per fare il contorno a maglia bassa un cordino molto sottile. Questo è un cordino tie skinny di colore nero, perché ci servirà qualcosa di sottile, poi va bene un po' di tutto quello che avete in casa. E per la maglia bassa utilizzerò l'uncinetto del numero 2, perché comunque deve entrare dentro la rete, dentro lo scacchetto. Poi per ricamare la rete utilizzo un cordino tie dallo spessore di 0,3 mm, che poi userò doppio perché non basta per ricoprire la rete. In questo caso un color nocciola e un colore nero. Un ago tira fettuccia di questi qui, che entrano molto bene dentro la rete, una chiusura a cartella e dei piedini che utilizzerò per fermare il manico sopra, come se fosse una borchia, perché in questo momento non ho niente. Secondo me può andare bene anche il piedino. Vi lascio al tutorial. Per prima cosa andiamo a ritagliare la rete della nostra misura, quindi lascerò tutta la lunghezza, che è di 51 cm, e da quest'altra parte invece ritaglio a 22 cm, per cui questo rettangolo è 22 x 51. In pratica è la sagoma della nostra borsa. Come numero di scacchetti, visto che è da 0,3, vi dico anche che sono 51 scacchetti nel lato più corto e 119 scacchetti nel lato lungo. Poi ritaglieremo nella striscia che ci avanza, ritaglieremo i nostri due laterali, che misurano 5 cm per 16,3, e come scacchetti nel lato corto sono 11, nel lato lungo sono 38, e ne taglieremo due pezzi. Andiamo a prima di tutto, prima di iniziare il lavoro, a mettere dei marcapunti per definire il nostro davanti della borsa, il nostro fondo che ha la stessa misura del laterale e la parte dietro, quello che rimane è la patella. Quindi misuriamo a 16 cm e 2, mettiamo un marker
esattamente sono a 38 scacchetti. Nello scacchetto 39esimo io metto un marcapunti, poi contiamo per il fondo, dove poi deve andare anche il nostro laterale, conto anche quello del marcapunti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nel 13esimo metto un altro marcapunti o un segno, quello che volete voi, e questo è il nostro fondo. Logicamente il laterale è un po' più piccolo perché intorno dovremo andare a fare la maglia bassa, per cui ci si allargherà e avremo la stessa misura. La misura che io ho preso è di 5,5 come scacchetti. Poi da qua andremo a segnare la parte dietro, che è uguale a quella davanti, e quindi dopo il marker riconteremo 38 scacchetti, nel 38esimo il marcapunti, e conteremo, se vogliamo andare a centimetri, sempre 16 cm,2. A questo punto iniziamo prima di tutto a contornare tutta la rete, per cui con l'uncinetto numero 2 catenella sull'uncinetto, prendo il tie skinny, il cordino più sottile, e inizio a fare un giro di maglia bassa, per cui entro nello scacchetto e faccio una maglia bassa. Negli angoli ne faccio 2, quindi rientro 2 volte nello stesso scacchetto e ad ogni scacco della rete andiamo a fare una maglia bassa. Utilizzo un cordino molto sottile perché poi nello stesso scacchetto dovremo passarci col l'ago per andare a ricamare la rete, quindi ci passeremo ancora altre volte. Questo per non rischiare di rompere la rete se andiamo con il cordino troppo grosso. Naturalmente i colori vedete voi, sarà a vostro gusto, io utilizzo il nero e il nocciola, però vedrete poi alla fine che potete dar spazio veramente alla vostra fantasia e utilizzare qualsiasi colore, direi anche più di 2, soprattutto se volete fare una borsa estiva. Quindi continuiamo così a fare tutto il contorno della rete a maglia bassa e soprattutto prepariamo anche i laterali con il giro di maglia bassa.
quando arrivo all'altezza dei marcapunti facciamo la nostra maglia bassa e riposizioniamo il marcapunti sulla nostra maglia bassa. I marcapunti sono importanti perché ci serviranno per cucire la borsa, soprattutto suddividere le varie parti. Iniziamo a ricoprire la rete. Io inizio, prendete sempre il diritto della maglia bassa e inizio, la borsa deve venire così, da questa parte, che è la parte davanti della nostra pochette. Quindi mi giro perché lavoro meglio su questo lato e conto. Vado a lavorare con il nocciola, quindi farò 2 strisce qui, conto partendo dallo scacchetto dove abbiamo fatto la maglia bassa, vanno contati anche quelli, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nell'ottavo entro con l'ago tirafettuccia, ho messo il filo un pochino lungo. Lasciate questa codina lunga, intanto io la tengo con le mani perché adesso non sappiamo dove fermarla, ancora non abbiamo il lavoro sulla rete, quindi la fermeremo successivamente. Da qui vado a fare la mia striscia colorata e conto 1 2 3 4 5 6 7 nell'ottavo, quindi comprendo 8 scacchetti. Ritorno indietro, adesso vi avvicino, ritorno indietro sullo stesso scacchetto perché ci devo passare 2 volte, avendo un cordino tie da 0,3 mm. Logicamente se voi avete un cordino più grosso che vi copre, passerete una volta sola. Se avete la fettuccia, se volete farlo in lana questo lavoro o in cotone grosso, poi lo vedete voi, farete le vostre prove. Quindi proseguo in avanti comprendendo, andando a ricoprire 8 scacchetti e passando 2 volte col filo in ogni punto. Se vi si accavalla il filo, cercate di aggiustarlo. Questo è il cordino che si smaglia. Che poi dà fastidio. Adesso faccio così non si guasta più. Riparto in avanti quindi sto lavorando su 8 scacchetti.
come vedete è semplicissimo ricoprire una rete canvas, soprattutto quando andiamo a fare questi giochi di righe, quadrati. Non è che non dobbiamo seguire uno schema, non abbiamo niente, per cui adesso è giusto perché io ci devo passare 2 volte, che è un cordino sottile, perdo un po' di tempo lì, se no è anche abbastanza veloce. Ecco qui, se è un po' accavallato, vedete come viene carino? Quindi intanto proseguo con la mia riga e arrivo fino in fondo. Completata la riga, possiamo anche chiudere i fili. Io li ho fermati anche tutti dietro perché tanto andrò a foderare. Volendo, se si sta attenti, si potrebbe anche non foderare, però io lo preferisco, visto che ha tutti questi fili un po' così. Magari mettiamo dentro un mazzo di chiavi, si impiglia in un filo e roviniamo tutto, per cui lo preferisco. Ho infilato sotto, poi per sicurezza faccio squagliare leggermente il cordino e schiaccio, così sono sicura che non si muove. Adesso vado a rifare un'altra riga identica a fianco, contate anche questo scacchetto dove abbiamo finito la riga precedente, perché è uno scacchetto in comune. Lascio sempre un po' di filo e conto 1 2 3 4 5 6 7 8, nell'8º entro. E vado avanti così, tanto avete visto più o meno come si lavora, sempre occupando 8 scacchetti, arrivo così fino in fondo. Completate le 2 strisce in verticale, inizio a fare le 2 in orizzontale, in verticale, questo in orizzontale, e contiamo gli scacchetti partendo da qua e conto 22 scacchetti. Come altezza abbiamo, partendo dalla maglia bassa, 9 centimetri e mezzo. Quindi io riprendo le 2 fasce in orizzontale.
Arrivata qui stacco il filo, lo nascondo sotto e riprendo da quest'altra parte e continuo a lavorare. Faccio anche la seconda, che io qui ho già iniziato. Inizio a ricoprire il resto della rete con il colore nero. Qui lavoro questa striscia in verticale che è di 8 scacchetti. Ho ricoperto questo spazio e ho lavorato in verticale occupando 8 scacchetti, poi alla fine mi rimane una striscia da 9 e l'ho chiusa tutta insieme. Qui potete spaziare a vostro gusto, potete farla anche in orizzontale. Qui ricambio ancora, ho fatto in orizzontale sotto, poi penso di andare giù ricamando in verticale. Quindi io intanto ricopro tutto. Ho completato il rivestimento della rete. Su questa parte ho lavorato con righe in orizzontale, impegnando sempre 8 scacchetti, e alla fine vi viene una striscia di 7 scacchetti che io ho fatto cadere verso il centro, qui dove abbiamo il fondo della borsa, che quindi non si noterà, e di qua ho fatto tutto 8 scacchetti. Qui avete visto non c'è una regola, quindi potete rivestire la rete come volete, in verticale, orizzontale, facendo dei quadrati, vedete voi. Quello che poi è successo utilizzando la rete bianca, vedete, tra una striscia e l'altra si nota la rete. Quindi per risolvere questo problema, intanto si può acquistare una rete di colore nero. Io non l'ho fatto perché nel video si vede meglio, già lavoravo con un filato nero e quindi si vede meglio la rete bianca, per cui con la rete nera vi assicuro che non avrete bisogno di niente. Se però anche voi, perché magari l'avevate già a casa, utilizzate una rete bianca, basta comunque ricoprire, una volta finito il lavoro, queste righe anche qui nel bordo dove spicca di più la rete bianca, facendo questo piccolo punto allungato che adesso vediamo. Vedete qui come si vede? E sono andata a fare una specie di righetta lunga, la decidete voi. Io qui ho impegnato 5-6 scacchetti e ci passate sopra, che poi può diventare anche un motivo carino, per cui ho fatto così. Conto 1 2 3 4 5 6 come esempio, 6. Vado in avanti 1 2 3 4 5 6, più o meno qui, sbuco, torno indietro e mi chiudo con il punto precedente, torno in avanti,
e l'ultimo punto. Vedete? E continuo così a ricoprirle tutte. Vado a farlo anche nel burdo, come ho fatto da quest'altra parte che ho lavorato in verticale, l'ho fatto anche qui. Anche qua su, qui esempio ho fatto dei punti anche più lunghi. Adesso non la vedete foderata, quindi traspare anche quello che è la rete un pochino sotto, ma poi quello non si vedrà più una volta con la fodera. E quindi così continuo a ricoprire tutto. Andiamo a ricoprire anche i laterali che ho fatto io in questo modo. Guardate che carini, anche uno diverso dall'altro. Anche qui gli ho fatto tutto il bordino intorno perché mi si vedeva la rete. Vedete questi punti? Quindi proseguo a terminare per poter andare a foderare, perché vi faccio vedere il mio dietro, che è un insieme di bruciature, perché io ho squagliato il cordino per essere più sicura e l'ho fatto attaccare alla lavorazione, per cui sono sicura che non mi si sfila, perché se si allenta un filato, sbagliate a fermare il filo, qui vi troverete prima o poi delle asoline lente ed è quello che non voglio, per cui con questo cordino si riesce benissimo, si squaglia e funziona proprio da accollante. Quindi proseguo così, termino a coprire adesso qui la mia rete per poi passare a foderare. Prima di foderare andiamo ad applicare la chiusura, il manico centrale, una targhetta se volete, perché così almeno all'interno ci rimane ripulito. Poi una volta foderato non lo possiamo più fare questo. Quindi io vado a posizionare il manico nella parte della patella e il mio centro circa sono a 10 centimetri. Troviamo il centro, quindi qui vado a posizionare il mio manico. Se vi piace questo che ho fatto io, vi metto il link in descrizione perché c'è già un video sul mio canale, quindi se vi piace questo tipo di intreccio a due colori, vado ad utilizzare per bloccarlo un semplice piedino da fondo. Potete utilizzare una borchia oppure cucirlo semplicemente. Io poi lo vado anche a cucire. Intanto lo blocco. Lo blocco solo con il piedino. E sul dietro apro le alette. Naturalmente questo piedino non regge il manico. Prima di foderare vado anche a cucire con il filo. Intanto questo mi serve però anche da provare se ho preso la misura giusta.
e dovremmo esserci. Poi se volete magari una targhetta, e vado a bloccare anche la chiusura. La targhetta vedete voi, la chiusura sono scesa, poi dipende logicamente dalla chiusura che avete voi, purtroppo non è che possiamo, magari non l'abbiamo uguale, è una chiusura cartella anche piccolina che misura 3 cm di larghezza e la inserisco a 5 cm e 7. Naturalmente ricavo il centro e vado a mettere la sua placchetta dietro. Mi aiuto con le pinze. E metto la placchetta dietro anche sulla targhetta. Ed ecco qua. A questo punto vado a dare col l'ago qualche punto di cucitura al mio manico, perché i piedini non sono sufficienti per reggere, sono solo per una questione estetica, e poi passo a tagliare la fodera. A questo punto ho foderato tutto il pannello. Vi ho saltato il passaggio perché uno è molto semplice e due perché vi ho già fatto vedere tante volte come fodero il pannello nel rettangolo. Foderiamo anche i laterali e passiamo a cucire la borsa. Ci aiutiamo con i marcapunti o spille o anche una piccola imbastitura per montare i laterali, così intanto scusate, suddividiamo gli spazi. Ho fatto anche l'altro, l'ho puntato tutto e iniziamo la cucitura, che è molto semplice. Sul diritto vado a prendere le maglie del giro di maglia bassa che abbiamo fatto di contorno, stringo forte
prendo le maglie che mi si presentano, sto cucendo con un cordino più sottile rispetto a quella della lavorazione, perché se vi ricordate abbiamo fatto il giro di maglia bassa sulla rete con un cordino più sottile per non rischiare di rompere la rete. Però per cucire si può anche cucire con uno più grosso, adesso io ho iniziato così. E vado avanti così per tutto il laterale. Proseguo tutto intorno e poi vado a cucire anche l'altro. Cuciti i laterali, date anche un po' la forma alla borsa e andiamo a montare la seconda parte della chiusura. Centratela e vado a chiudere con le viti. Ed ecco qua la borsa finita. Naturalmente, se volete inserire una catena, cucite un anello qui oppure mettete un ponticello prima di foderare il laterale e aggiungete anche una tracolla. Io la finisco così. Intanto vi do la misura della borsa finita, che è venuta larga 23 centimetri per un'altezza di 19 centimetri. Come avete visto è molto semplice, non ci sono regole da seguire. Una volta definita la fascia poi potete riempire, ricoprire la rete come volete, lavorando come più vi piace. Per il manico trovate il link in descrizione se vi piace, quindi io spero che il progetto vi sia piaciuto e soprattutto di avervi dato un'idea per realizzare e personalizzare una vostra borsa. Vi do un abbraccio e appuntamento al mio prossimo tutorial.